benvenuti a Cronache sotto banco, il podcast dove cerchiamo di capire l'Italia ridendoci su per non piangerci troppo. Oggi parliamo di un periodo che ha segnato la storia recente del nostro bel paese. Un nome che evoca immagini di manette tintinnanti, fiumi di denaro e politici con la faccia da io non c'ero e se c'ero dormivo. Tangentopoli e l'inchiesta a mani pulite. Un vero e proprio colossal giudiziario politico, con più colpi di scena di una telenovela sudamericana. E un cast che ha fatto la storia. Siamo all'inizio degli anni 90. L'Italia viaggia ancora sull'onda lunga degli anni 80, quelli della Milano da bere, dell'ottimismo rampante, dei paninari e delle spalline imbottite. Sotto questa patina scintillante però c'è un sistema oliato, quasi affettuoso potremmo dire, basato su un concetto semplice. Vuoi lavorare col pubblico? Vuoi un appalto? Vuoi che quella pratica edilizia vada avanti? Bene, c'è una specie di tassa volontaria, una spintarella, una mazzetta, o per dirla col nome che è passato alla storia, una tangente. Era così normale che quasi non si faceva più caso. Un po' come pagare il caffè al bar, solo che le cifre erano leggermente diverse e il caffè, diciamo che era corretto, con i fondi neri. I partiti politici, soprattutto quelli al governo, da decenni come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, avevano bisogno di finanziamenti, tanti finanziamenti, e le imprese, grandi e piccole, avevano bisogno di lavorare. E così, tac, l'accordo era fatto. Su scala nazionale, un gigantesco mercato nero del favore politico. Era quasi arte, signori miei, un equilibrio delicatissimo, un valzer di bustarelle e strette di mano. E poi, come in tutte le storie che si rispettino, arriva l'incidente. Un sassolino che fa franare la montagna. Febbraio del 92, Milano. Un imprenditore edile, un po' stufo di questo sistema, decide di denunciare. Viene organizzata una trappola. Il protagonista involontario di questa scena madre è Mario Chiesa. Viene beccato con le mani, non proprio nella marmellata, ma quasi 7 milioni di lire in contanti, appena ricevuti come tangente. La leggenda narra, e qui entriamo nel tragicomico puro, che parte del malloppo, nel disperato tentativo di disfarsene, finì addirittura nello scarico del bagno. L'inizio della fine? O l'inizio dell'inizio, dipende dai punti di vista. A condurre le danze, un pool di magistrati della Procura di Milano, destinato a diventare famoso quasi quanto i calciatori della nazionale. Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo, Pier Camillo Davigo, nomi che iniziano a rimbalzare sui giornali e nei telegiornali. Chiesa inizialmente fa il duro, sono un caso isolato, dice, ma poi messo alle strette inizia a parlare. E parla, apre il vaso di Pandora, o forse sarebbe meglio dire la cassaforte di Pandora. Da lì è un effetto valanga. Un avviso di garanzia tira l'altro. Politici nazionali, imprenditori di primissimo piano, amministratori locali, nessuno sembra più al sicuro. I giornali titolano a caratteri cubitali, i telegiornali aprono ogni sera con nuovi arresti, nuove confessioni. L'Italia è sotto shock, ma anche stranamente affascinata. È un misto di indignazione. C'è gente che grida vergogna, gente che grida ai ladri, e quasi di tifo da stadio per i magistrati, visti come eroi, senza macchia. Il termine Tangentopoli diventa la parola dell'anno, del decennio forse. Descrive non solo la corruzione a Milano, ma un sistema diffuso in tutta Italia. Le tangenti non erano l'eccezione, erano la regola non scritta. Un sistema che aveva retto per decenni, basato sul silenzio, sulla complicità diffusa, stava controllando sotto i colpi delle inchieste e diciamo sotto il peso della sua stessa arroganza. E qui facciamo una menzione minima, come promesso, ma la dobbiamo fare, a Bettino Craxi, leader del Partito Socialista e figura potentissima della politica italiana. Diciamo che la sua difesa, ammettendo candidamente in Parlamento che tutti i partiti prendevano finanziamenti illeciti, non fu proprio una mossa da maestro di scacchi. La sua parabola, culminata con il famoso lancio di monetine fuori dall'Hotel Rafael a Roma, e poi con l'esilio volontario, o fuga a seconda delle interpretazioni, ad Hammamet, in Tunisia. Divenne poi uno dei simboli più potenti, e per certi versi tristi, della fine di un'epoca. Ma ripeto, fu solo uno dei tanti tasselli di un mosaico enorme.
Cosa lascia Tangentopoli? Beh, sicuramente un cimitero di partiti politici, la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Italiano, il PSD, il PLI, spazzati via come foglie secche. Un ricambio quasi totale della classe dirigente. L'illusione, per un momento, che l'Italia potesse davvero voltare pagina, diventare un paese normale, senza più bisogno di scorciatoie o bustarelle. Ma come spesso accade, nelle migliori tragicommedie all'italiana, le cose sono più complicate. Mani Pulite fu una rivoluzione? Una restaurazione mancata? Un'operazione chirurgica necessaria per debellare questo virus? Il dibattito è aperto. C'è chi dice che abbia aperto la strada a nuove forme di populismo, chi sostiene che la giustizia abbia fatto il suo corso, chi lamenta un uso eccessivo della carcerazione preventiva o un'ingerenza della magistratura nella politica. Quello che è certo è che Tangentopoli e Mani Pulite furono uno spartiacque, un trauma collettivo, un gigantesco reality show giudiziario che tenne incollato milioni di italiani davanti alla TV, tra sdegno, speranza e un pizzico di quel cinismo tutto nostro. Un periodo che ci ha insegnato molto su come funzionava, e forse funziona ancora, il potere del nostro paese. Un casino epocale, ma fondamentale per capire l'Italia di oggi. E con questa riflessione agrodolce chiudiamo la puntata di oggi di Cronache sotto banco. L'Italia, signore e signori, un paese capace di mettere in scena drammi incredibili e farli sembrare a volte quasi una farsa. Alla prossima, sperando che le uniche tangenti che incontriamo siano solo della geometria. State bene e occhio alle buste!